Se guardi le acque del Mare del Nord oggi, vedi solo una distesa grigia e piatta. Nessun indizio in superficie, nessuna traccia visibile. Sembra un mare silenzioso, dominato esclusivamente dalle piattaforme che trivellano in cerca di gas naturale. Eppure, proprio sotto quel fondale fangoso, si nasconde un enigma geologico. Una struttura immensa, sepolta nel buio, che sfida ogni logica. Noi l'abbiamo trovata quasi per sbaglio, analizzando le profondità per estrarre combustibili fossili. È un'anomalia geometrica talmente perfetta da sembrare disegnata, qualcosa che non dovrebbe assolutamente trovarsi lì. E per comprenderne la scala, fermati un attimo. Guarda i tuoi piedi. Sotto metri e metri di terra, le forme cambiano. Anno 2002. Due geologi analizzano vecchi dati sismici raccolti per l'esplorazione di gas nel Mare del Nord. Sugli schermi dei loro computer notano qualcosa di assurdo. Una cicatrice. Un'impronta geometricamente perfetta, sepolta sotto centinaia di metri di fango. Immagina di passare un metal detector nel tuo giardino e trovare l'impronta esatta di un'astronave. I geologi guardano i monitor in silenzio. Quello che vedono non è una montagna sottomarina, è un buco. Ma per capire la sua natura dobbiamo guardare i bordi. Questa cicatrice ha un nome: cratere Silverpit, 20 km di diametro, grande come un'intera metropoli, scolpita a forza nella roccia pura. Ma c'è un dettaglio specifico che non torna. Non è un semplice cratere a scodella. Ha degli anelli concentrici perfetti, uno dentro l'altro. È il bersaglio di un tiratore scelto, inciso nella crosta terrestre. Troviamo strutture simili sulla Luna o su Callisto, ma sulla Terra, sotto un oceano, le probabilità numeriche sono infinitesimali. Eppure eccolo lì, silenzioso e gigantesco. Chi ha premuto il grilletto? La balistica ci porta dritti nel passato. Riavvolgiamo l'orologio. Meno 45 milioni di anni. L'Europa è calda. Il Mare del Nord è un bacino poco profondo, un'enorme vasca tiepida brulicante di vita tropicale. L'atmosfera è quieta. Ma nel vuoto cosmico, un proiettile di roccia viaggia verso questo esatto punto. Non ha motori, non ha intenzione. È solo massa, velocità e inerzia. Una forza cieca in rotta di collisione. E tu sei nel mirino. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto vedrai cosa succede quando questa roccia incontra l'acqua e la fisica dell'impatto raggiunge temperature che non dovrebbero esistere sulla Terra. Mancano 10 secondi. Il colosso tocca gli strati più alti dell'atmosfera. Parliamo di un blocco di roccia largo quasi 200 metri. Prendi un campo da calcio e mezzo, poi lancialo in picchiata a 60.000 km/h. A questa velocità, l'aria non fa in tempo a spostarsi. Si comprime. Si schiaccia contro la roccia. Ti sei mai tuffato di pancia da un trampolino? L'acqua sembra cemento. L'aria fa esattamente lo stesso con questo asteroide. La pressione innesca un attrito brutale, generando temperature estreme. La crosta rocciosa esterna vaporizza all'istante, lasciando una scia accecante. Ma per capire cosa sta per succedere laggiù, dobbiamo prima alzare gli occhi al cielo. Cade. Attraverso l'atmosfera, verso l'oceano. Diventa un secondo sole nel cielo preistorico. Il raggio di danni termici, ustioni danni oculari, per un impatto da 500 mt è di circa 150-250 km. Un bagliore visibile a centinaia di chilometri, capace di causare danni oculari entro un raggio di circa 150-200 km. Se fossi lì, non sentiresti nulla. Il proiettile viaggia più veloce del suono. Prima la luce, poi il vuoto. Il sapore ferroso dello spazio profondo invade l'aria. Questa non è una pietra in una pozzanghera. È termodinamica estrema contro la meccanica dei fluidi. Il bersaglio è l'acqua. E l'acqua, a queste velocità, nasconde una reazione letale. 0 secondi. L'impatto. Fermati un attimo. Pensa all'acqua. A 60.000 km/h non è più un liquido. Non c'è nessuno schizzo. Diventa un muro di titanio. Acqua solida.
L'asteroide impatta e si disintegra in una nube di plasma a temperature superiori ai 20.000 gradi. Ma l'energia cinetica non si ferma. Trapassa la colonna d'acqua e frantuma il fondale sottostante. L'oceano evapora localmente. Una goccia su una padella rovente, ma limitata all'area dell'impatto. Eppure, il segno lasciato sul fondale nasconde un paradosso impossibile. Quale paradosso? Se un asteroide frantuma la roccia calcarea, dovrebbe lasciare un cratere a scodella. Invece, come abbiamo visto, i geologi hanno mappato anelli concentrici perfetti. La roccia solida non genera onde. Gli anelli si formano per fagliazione fragile. Enormi blocchi di calcare collassano e scivolano verso il centro del cratere lungo faglie circolari. Quando l'energia si dissipa, la roccia si congela all'istante, pietrificando quelle onde per sempre. Ma mentre il fondale si assesta in questa cicatrice di pietra, alziamo lo sguardo verso la superficie. L'impatto non ha solo deformato la terra, ha letteralmente bucato il mare. Tutta quell'acqua spazzata via in una frazione di secondo ha lasciato un vuoto innaturale. E l'oceano non ha alcuna intenzione di restare a guardare. Hai presente quando in piscina fai un tuffo a bomba e per un attimo crei un buco nell'acqua prima che questa ti ricada addosso? Al centro dell'impatto Silverpit si è creato un vuoto nell'oceano largo, circa 3 o 4 chilometri. Un baratro assoluto dove prima c'era il mare. E la natura odia il vuoto. Istantaneamente, miliardi di tonnellate d'acqua dalle zone circostanti si precipitano verso il centro per riempire quella voragine. Le enormi pareti liquide collidono nel mezzo generando pressioni così estreme che polverizzerebbero l'acciaio in una frazione di secondo. E quando l'acqua si schianta contro se stessa a queste velocità, ha a disposizione soltanto una direzione in cui sfogare tutta questa titanica energia. Verso l'alto. Si forma un pilastro d'acqua alto chilometri. È una torre liquida che sfida la gravità. Ma la gravità vince sempre. La colonna crolla su se stessa. Da questo collasso nasce il vero mostro di questa storia. Lo tsunami. Togliti dalla testa le onde dei surfisti. È una montagna in movimento fatta di acqua, fango e detriti solidi e getta. Nel mare del nord, bacino poco profondo, lo tsunami si spostava a circa 100-150 km/h. Immagina un'intera catena montuosa che si sposta orizzontalmente alla velocità di circa 150-200 km/h e sta puntando dritta verso le coste dell'antica Europa. La domanda è: cosa succede quando incontra la riva? Forte, più forte, devastante. L'onda si propaga. Man mano che l'oceano diventa meno profondo vicino alle coste, l'energia dell'onda non ha spazio per scorrere sotto. Quindi l'acqua si impenna, si alza, decine di metri, forse un centinaio. È un'ombra nera che oscura il sole preistorico. Le spiagge non vengono semplicemente allagate, vengono scorticate. Le foreste vengono sradicate fino alla roccia madre. Gli animali non hanno nemmeno il tempo di capire cosa li stia uccidendo. È una presenza distruttiva, un'entità che cancella tutto ciò che tocca. Ma è proprio in questa devastazione che la Terra rimescola le carte della vita. E il modo in cui lo fa nasconde un dettaglio cruciale. Dopo poche ore l'energia si esaurisce. L'acqua, pesante e sazia di detriti, inizia lentamente a ritirarsi. Cosa rimane? Un paesaggio irriconoscibile. Pensa a una lavagna cancellata con una spugna ruvida e sporca. Ma la Terra ha un meccanismo di difesa formidabile: il tempo. Lentamente, inesorabilmente, i sedimenti oceanici iniziano a piovere sul cratere. Giorno dopo giorno, millennio dopo millennio. L'abisso copre la sua ferita. Nasconde le prove. Quello che era un buco infernale diventa una tomba tranquilla, sigillata sotto uno spesso strato di fango e sedimenti. Fino a quando, milioni di anni dopo, noi umani non siamo andati a bussare a quella porta. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto, l'eredità dell'abisso, questo dettaglio smette di essere un dettaglio. E il motivo per cui quelle cicatrici restano nascoste
cambierà la tua prospettiva sul nostro pianeta. Guarda l'asfalto sotto i tuoi piedi. Sembra solido, immutabile. Ora immagina di rimuovere la crosta terrestre come la buccia di una mela. Sotto ogni foresta e ogni oceano si nascondono impronte fossili come quella di Silverpit. Memorie geologiche di eventi capaci di devastare una regione costiera continentale in un singolo pomeriggio. Noi viviamo in una sottile parentesi di quiete. Siamo passeggeri temporanei in un sistema solare che scaglia montagne di roccia a 60.000 km/h. L'asteroide di Silverpit era di tipo roccioso, una condrite, non di ferro. Il tavolo da gioco è la Terra, ma c'è un dettaglio ancora più inquietante su come l'acqua reagisce dopo questi impatti estremi. L'acqua del Mare del Nord ha ricoperto tutto, come se nulla fosse accaduto. Ogni goccia ha dimenticato l'inferno termico. Eppure ogni atomo del tuo corpo è sopravvissuto a collisioni che hanno liquefatto continenti. Sei qui, ora. Un'anomalia che respira. Non stai osservando un universo ostile. Sei l'universo stesso che prende coscienza della propria resistenza. Ma tutto questo ci porta all'unica traccia che non scompare mai. L'abisso cancella le onde, ma non può cancellare le cicatrici nella roccia. La vita sulla Terra ha superato estinzioni di massa, adattandosi in silenzio per riemergere sempre dalle ceneri. Sei qui, ora. Io sono Renderium e questa era l'onda perfetta. Il viaggio però non finisce qui. Sotto la crosta di questo pianeta pulsano ancora misteri che la luce del sole non ha mai sfiorato. E tu, quali altri segreti pensi si nascondano sotto i nostri oceani? Se credi che queste storie sepolte debbano emergere dal buio, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è un impulso sonar che scende in profondità. Aiutami a farli riemergere.